Salve a tutti, sono Ciro Cerullo. In questo nuovo video vedremo come installare una pompa sommersa nel mio bagno, precisamente qua sotto. Quindi avrò che il water non scaricherà più direttamente nel sistema fognario, ma scaricherà nel pozzetto che andrò ad installare sotto al mio lavatoio. Quindi metto della carta gommata per delineare l'area in cui dovrò ricavare la buca per mettere il pozzetto di calcestruzzo. Bene, delineata la zona di lavoro, incomincio a tagliare le piastrelle per effettuare la buca che ospiterà il pozzetto di calcestruzzo. Vi consiglio di acquistare un martello demolitore se non ce l'avete, come quello che state vedendo adesso nel video. Il costo è molto contenuto, infatti l'ho pagato soltanto 70 euro. Allora, come era previsto, abbiamo trovato il tubo di scarico del water che dovrà essere tagliato in quanto dovrò fare spazio per effettuare la buca. Poi dovrò anche spostare questa cassetta sifonata che ora vi indicherò. Eccola qua. Carissimi amici, per dare più stabilità a ciò che stiamo installando è necessario realizzare un piccolo massetto di calcestruzzo da uno spessore di 10 cm. Allora, in questo momento il nostro problema principale è quello di calare nella buca il pozzetto di calcestruzzo. Dunque, essendo molto pesante, mi sono fatto prestare da un amico un paranco a catena manuale. Vai. Basta? Ok, va bene così. Non no?
Come avete potuto vedere, ringraziando il Signore, il lavoro più rognoso è stato fatto. Il pozzetto ora è nella sua sede, adesso non ci resta che fare il collegamento idrico-sanitario. Carissimi amici, poiché ho notato che il pavimento del bagno è molto rovinato, allora sono costretto a sostituirlo. Per effettuare un lavoro più veloce rimuovo soltanto le vecchie piastrelle senza toccare il massetto preesistente. Quindi, per me che non sono del mestiere, la cosa sarà molto più veloce ed anche più facile. Il prodotto che state vedendo adesso è una malta cementizia bicomponente che utilizzerò per impermeabilizzare il pozzetto. Se volete sapere come si applica questo prodotto di nome Mapelastic, basta che cliccate in alto alla vostra destra. Carissimi signori, spero di essere stato chiaro fino adesso, comunque io nel dubbio vi faccio un piccolo riepilogo di tutti i tubi che ho collegato al pozzetto. Allora, incominciamo. Questo che vi indico ora, eccolo, è lo scarico debatter a un diametro di 100 mm. Poi ho messo quest'altro tubo spiralato. Questo tubo è la mandata della pompa attraverso il quale il liquame viene convogliato direttamente nel sistema fognario, a un diametro di 50 mm. Poi ho messo questo tubo di sfiato, anch'esso è spiralato, ma questa volta è di 40 mm. È un tubo molto importante senza il quale il sistema funziona molto male, quindi lo dobbiamo mettere per forza. Poi quest'altro tubo è lo scarico del lavandino, bidet e doccia. Ok? Dunque, prima di procedere oltre con il lavoro del pozzetto, preferisco posare il pavimento e se volete avere dei consigli in merito alla posa del pavimento senza togliere il massetto preesistente, allora cliccate in alto alla vostra destra.
Allora, il nuovo pavimento è stato posato, adesso costruisco un attimo il coperchio del pozzetto di calcestruzzo. La costruzione del coperchio è terminata, ora in una foto vi mostrerò come sarà il risultato finale quando andrò ad incollare le piastrelle sopra. Ecco, vi ho messo una freccia bianca per farvi capire meglio. Adesso installo il telaio del coperchio che mi avete visto costruire prima. Bene signori, finalmente è venuto il momento di installare la pompa sommersa, dunque la prima cosa che andrò a fare sulla pompa è quella di avvitare il collettore a gomito che state vedendo, sulla mandata chiaramente. Prima di fare questo è ovvio che utilizzerò un po' di nastro di Teflon bianco sui filetti che farà da guarnizione di tenuta. Ora preparo un attimo la valvola di non ritorno o di ritegno come la volete chiamare. Volevo dirvi che questa valvola è un dispositivo necessario che va installato sulla pompa. La sua funzione è quella di permettere al flusso del liquame pompato di andare soltanto in un senso, ma non di ritornare indietro quando la pompa si sarà fermata. Infatti, sul corpo della valvola di ritegno c'è stampata una freccia che ci indica il corretto posizionamento sul tubo di mandata della pompa. Per installare correttamente una pompa sommersa, logicamente dovete sapere per forza anche il suo principio di funzionamento. Quindi a questo scopo vi consiglio di cliccare nel riquadro alla vostra destra e vedrete un ottimo video da me realizzato sull'argomento. Allora, ragazzi, in questo momento sto riempiendo il pozzetto con dell'acqua dal rubinetto. Dunque, il collaudo consiste nel vedere se la pompa partirà quando il livello del liquame all'interno del pozzetto raggiungerà il punto massimo. A questo punto, il dispositivo che dà il consenso alla pompa di avviarsi dovrà galleggiare, facendola quindi partire, ed il pozzetto si svuoterà in meno di 8 secondi.
partita. Vedi come se ne scende il livello, guarda. E non si sente proprio, assolutamente. Hai visto? Bella, eh? Sì. Ok, come avete visto il collaudo è andato a buon fine, anche la valvola di non ritorno, o di ritegno come la volete chiamare, ha funzionato benissimo. Infatti nel tubo di mandata è rimasto intrappolato del liquido all'interno del tubo, appunto. Eccolo qua, è questo che state vedendo adesso, mentre se non c'era la valvola una buona parte di questo liquido sarebbe ritornato indietro nel pozzetto. Dunque, un ultimo consiglio che vorrei darvi è quello di rivestire per un fattore estetico il coperchio del pozzetto con le stesse piastrelle del pavimento come ho fatto io. Poi, una volta che avete messo il coperchio sul pozzetto, allora vi conviene anche siliconare tutto onde evitare fuoriuscite di cattivi odori dal pozzetto stesso. Finalmente siamo arrivati alla fine del lavoro. Ora vorrei mettere questo mobile nel mio bagno, ma come potete notare è molto mal ridotto. Infatti il vecchio proprietario della mia casa lo aveva buttato. Io ho deciso di ridargli una seconda vita recuperandolo e ridandogli una piccola rispolverata. Allora signori, se volete vedere il video di come ho restaurato il mobile che state vedendo adesso, allora vi consiglio di cliccare nel riquadro in alto alla vostra destra.
Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!